Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme questo punto geometrico che a me piace tantissimo, richiama un po' gli anni 70. Infatti penso che a breve farò una tunica per le ragazze un po' più morbidose che richiamerà lo stile degli anni 70. È un punto molto facile, praticamente ripete, è un punto molto semplice che si lavora su 24 più 13. Andiamo a vedere come. Io ho montato 60 catenelle, ne aggiungo 3 e saranno il mio primo punto alto e quindi avrò un totale di 61 punti, cioè un multiplo di 24 più 13. Ho già appunto fatto il mio primo punto alto, che sono le mie prime 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a puntare l'uncinetto nella quarta catenella e faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro in quella successiva e faccio un altro punto alto e vado avanti così fino a quando ho fatto un numero di 13 punti alti su altrettante 13 catenelle. Eseguito il mio 13° punto alto, quindi il primo saranno le 3 catenelle che ho fatto per girare, ne aggiungerò altri 12 per un totale di 13. Vado a fare 2 catenelle di separazione, salto una catenella di base, entro in quella successiva e faccio un punto basso. Eseguo altre 2 catenelle, filo sull'uncinetto, ne salto una di base e faccio un punto alto. Faccio ancora 2 catenelle di base, 2 catenelle di separazione, ne salto una di base e faccio un punto basso. Vado avanti con altre 2 catenelle, ne salto una di base e faccio un punto alto. Faccio ancora 2 catenelle di separazione, ne salto una, entro in quella successiva, faccio un punto basso, aggiungo 2 catenelle e dopo questa sequenza salto una catenella di base, entro in quella successiva e andrò a fare altri 13 punti alti, un punto per ogni catenella che ho a disposizione. Eseguito il 13° punto alto, vado a rifare la sequenza di punti bassi catenelle, punti alti catenelle, quindi ho aggiunto 2 catenelle di separazione, salto una catenella di base e vado a fare un punto basso. Aggiungo altre 2 catenelle, ne salto una, entro nella seconda e faccio un punto alto. Vado avanti con altrettante 2 catenelle, ne salto una di base e faccio un punto basso. Aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, ne salto una, vado in quella successiva e faccio un punto alto. Aggiungo 2 catenelle, ne salto una, vado in quella dopo con un punto basso, faccio 2 catenelle, salto una catenella di base e finisco con 13 punti alti. Ho finito il mio 13° e l'ultimo punto. Adesso vado avanti con la seconda riga, quindi faccio 3 catenelle, giro il lavoro, entro nel punto alto successivo e lavoro un punto alto per ogni punto alto che ho a disposizione, per un totale di 13, cioè le 3 catenelle iniziali che sostituiscono il primo punto più 12 punti alti. Questo è il mio 13° punto alto. In questo secondo giro, al posto di 2 catenelle e un punto basso, 2 catenelle, farò 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto questo gruppo di punti, entro nel punto alto e faccio un punto alto. Vado avanti con 3 catenelle, filo sull'uncinetto,
salto questi punti in mezzo, vado direttamente nel punto alto e faccio un punto alto. Eseguo di nuovo 3 catenelle, salto i punti che ho tra il punto alto e il gruppo di punti alti, entro nel primo punto alto che ho a disposizione e faccio un altro punto alto e vado avanti così a lavorare punto alto su tutti i punti che ho a disposizione del giro sottostante, che vi ricordo saranno 13. Finito il mio 13° punto alto, faccio 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a fare un punto alto nel punto alto che ho del giro sottostante, allungo con 3 catenelle, entro nel punto alto che ho subito dopo a disposizione, vado avanti con altre 3 catenelle, entro nel primo dei 13 punti alti del giro sottostante e vado avanti a lavorare punto su punto fino alla fine della riga. Arrivato alla fine della riga vado a lavorare con un punto alto la terza catenella partendo dal basso del giro sottostante, quella che sostituisce il primo punto alto, e ho finito anche la seconda riga. Ora salgo con 3 catenelle e andremo a ripetere la riga numero 1. Quindi con 3 catenelle ho fatto il mio primo punto alto, filo sull'uncinetto, entro in quello successivo e vado a lavorare tutti e 13 punti alti, cioè i restanti 12, perché il primo l'abbiamo già fatto con le 3 catenelle. Lavorato il 13° punto, vado a ripetere la sequenza del primo giro, cioè ho lavorato 13 punti alti, ho eseguito 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto e faccio un punto basso. Vado avanti con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto e faccio un punto alto. Continuo con 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto tra i 2 punti alti e faccio un punto basso. Allungo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto. Vado avanti con 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito dopo a disposizione con un punto basso, salgo con 2 catenelle e mi ritrovo il mio gruppo di 13 punti alti che andrò a lavorare con altrettanti punti alti. E sono arrivata al mio 13° punto alto, vado avanti con 2 catenelle, ho l'archetto, mi trovo un archetto subito dopo, quello del giro sottostante formato dalle 3 catenelle, entro e faccio un punto basso, salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto e faccio un punto alto, faccio altre 2 catenelle, entro nell'archetto e faccio un punto basso, aggiungo altre 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto con un altrettanto punto alto. Ho fatto altre 2 catenelle, entro nell'archetto, eseguo un punto basso, vado avanti con 2 catenelle e finisco la riga con 13 punti alti, un punto alto per ogni punto alto che ho a disposizione del giro sottostante. Finita la riga numero 3, saliamo con 3 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a rifare la riga numero 2, cioè i 13 punti alti, 3 catenelle, un punto alto, 3 catenelle, un punto alto, 3 catenelle, 13 punti alti. Il primo punto alto l'ho già fatto facendo le 3 catenelle iniziali, entro in quello successivo e ne vado a fare altri 12. Questo è il mio ultimo punto dei 13 punti alti. Ora faccio 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare il punto alto con un altro punto alto. Eseguo ancora 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare con un punto alto, il punto alto sottostante, e aggiungo 3 catenelle e vado a fare i 13 punti alti e vado avanti così fino alla fine della riga.
Finita la riga numero 4, dovremo ripetere un'altra volta la sequenza di queste righe, cioè 13 punti alti, 2 catenelle, un punto basso, 2 catenelle, un punto alto per la riga numero 5. La riga numero 6 sarà invece 13 punti alti, 3 catenelle, un punto alto, 3 catenelle, eccetera. Quindi, finita questa riga, saliamo con 3 catenelle, giriamo, andiamo a completare tutti i nostri punti alti. Ho fatto il mio ultimo punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto, faccio il punto basso, vado avanti con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto con un altro punto alto, aggiungo 2 catenelle, entro nell'archetto, eseguo un punto basso, aggiungo altre 2 catenelle, lavoro un punto alto su un punto alto, 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto, vado avanti con 2 catenelle e arrivo al modulo dei 13 punti alti e vado avanti così per tutta la riga. Finita la riga numero 5, andremo a fare la sesta riga, che non è nient'altro che la ripetizione della riga numero 2 e numero 4. Quindi saliamo con 3 catenelle, continuiamo a lavorare i nostri punti alti, finito il mio 13° punto alto, proseguo con 3 catenelle e con un punto alto vado a lavorare il punto alto che ho il giro sottostante, vado avanti con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, faccio un punto alto sul punto alto del giro sottostante e così via fino alla fine della riga. Dopodiché alterneremo la sequenza, cioè si ripeteranno sempre la riga numero 1 e numero 2, però 6 righe in una sequenza e 6 righe in un'altra, così potremo avere il nostro motivo a scacchi alternato praticamente. Ed ecco questo il risultato finita la mia sesta riga. Ora invertiamo la sequenza, cioè anziché partire con 13 punti alti, partiremo con un punto alto, 2 catenelle, un punto basso, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere come. Innanzitutto salgo con 3 catenelle che sostituiranno il mio primo punto alto. Dopodiché vado avanti con altre 2 catenelle. E quindi vado a saltare il primo punto di base, entro nel secondo con un punto basso, salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio un punto alto, vado avanti con 2 catenelle, salto sempre un punto di base, entro in quello dopo facendo un punto basso, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel punto successivo, salto un punto di base, entro nel punto successivo con un punto alto, aggiungo 2 catenelle, salto un punto di base, entro in quello successivo con un punto basso, vado avanti con 2 catenelle di separazione, entro nell'ultimo punto, faccio un punto alto, entro nell'archetto e farò 3 punti alti. Dopodiché mi ritrovo il punto alto, vado sul punto alto e lavoro un punto alto. Subito dopo ho un altro archetto formato da 3 catenelle e gli farò 3 punti alti. Dopodiché avrò il punto alto che lavorerò con un altro punto alto, poi mi ritroverò ancora con un archetto e lavorerò i 3 punti alti. Finisco lavorando il punto alto sul primo punto alto del modulo sottostante. Dovrò avere anche qui 13 punti alti, quindi sono 4, 4, 8 più 5, 13. Arrivato a questo punto, cioè avendo lavorato il primo punto alto con un punto alto, vado avanti a fare il punto fantasia. Quindi ho continuato con 2 catenelle, salto un punto di base e vado a lavorare con un punto basso, salgo con 2 catenelle, salto un punto di base e faccio un punto alto, vado avanti con 2 catenelle, ne salto uno di base e faccio un punto basso, proseguo con 2 catenelle, ne salto sempre uno di base e mi alterno con un punto alto, dopodiché aggiungo 2 catenelle, ne salto uno
e vado a fare il punto basso in quello successivo, lavoro 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto che ho a disposizione del modulo dei 13 punti alti sottostante e vado avanti a lavorare i punti alti, praticamente 3 per l'archetto, 1 sul punto alto e così via finché arrivo al primo punto dell'ultimo modulo di punti alti del giro sottostante. Ecco che sono arrivata, ho lavorato l'ultimo punto dei 13 punti alti che va a finire sul primo punto dei 13 punti alti del giro sottostante. Ora mi trovo in questa posizione e vado avanti con 2 catenelle, salto un punto di base e faccio un punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, ne salto uno di base e faccio un punto e entro in quello successivo facendo un punto alto, aggiungo 2 catenelle, ne salto sempre uno, entro in quello dopo con un punto basso, vado avanti con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto che ho a disposizione e faccio un punto alto, aggiungo 2 catenelle, salto il punto di base, entro in quello successivo faccio un punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a chiudere con un punto alto la riga. Ora devo girare il lavoro e farò la riga numero 2, però partendo dal punto fantasia, cioè un punto alto, 3 catenelle, un punto alto sul punto alto sottostante e così via. Quindi salgo con 3 catenelle, aggiungo altre 3 catenelle che saranno le catenelle di separazione, giro il lavoro, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto, eseguo 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare il punto alto sul punto alto, faccio altrettante 3 catenelle e mi ritrovo a lavorare il modulo di 13 punti alti e vado avanti così per tutta la riga. Ora, finita anche questa riga, andremo a ripetere altre 2 volte questa sequenza. Ed ecco che ho finito la seconda sequenza. Dovremo partire con i 13 punti, cioè un punto alto dove ho il punto alto, 3 punti alti nell'archetto, punto alto, 3 nell'archetto e via fino ad arrivare al primo punto. Sul primo punto del modulo di punti alti lavorerò l'ultimo punto del modulo che sto facendo e poi via di nuovo con 2 catenelle, un punto basso, 2 catenelle, un punto alto. Praticamente devo ripartire dalla sequenza numero 1. Ed ecco che ho finito il mio campione di questo punto. È un punto facilissimo da eseguire perché comunque non fa altro che ripetere la sequenza di 2 righe. In maniera alternata, si ripetono le 2 righe 3 volte in una maniera per i primi 6 giri e si alternano sempre 3 volte per i giri successivi fino all'altezza che desiderate. E per oggi è tutto. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto e attivare la campanellina per restare aggiornati sui prossimi video. Ricordo anche che sono su Facebook e su Telegram. I link ve li metto qui sotto nel box informazioni. Ciao a tutti!